Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è la nuova creatura. Parliamo sempre della linea Battito d'amore, quindi della quale avete già visto lo scialle, la copertina e la maglia top down. Questa maglia che voi vedete invece è formata a pannello e della stessa linea, quindi realizzeremo insieme la maglia ma a pannello, quindi lo stesso punto ma a pannello, quindi faremo il pannello davanti, quello dietro, andiamo a realizzare lo scollo e poi uniremo le parti prolungando nella manica e allungando ovviamente il nostro corpo fino a che ci sarà necessario. Quindi è molto semplice da fare e quella linea adatta proprio anche a chi è alle prime armi con l'uncinetto. Potremmo realizzare il bordino che vogliamo. Io adesso vi mostro anche quella che ho fatto a maniche corte che realizzo insieme a voi nel tutorial e non preoccupatevi di nulla perché appunto vi accompagno passo passo nella realizzazione dell'intera maglia, ok? Poi che sia manica corta, manica lunga o corta sarà una vostra decisione. Per quanto riguarda il collo, questa è adatta proprio a diventare anche un maglioncino, quindi semplicemente allungando il nostro collo, come vi spiegherò nel tutorial, potremo fare un collo alto come mi è stato richiesto, svoltarlo e quindi diventerà un maglioncino a collo alto. Ok, ve lo mostro anche dietro. Ecco, questo è il particolare del collo, della scollatura e questa è la parte del retro. Spero tanto che vi piaccia e che vogliate seguirmi nel tutorial. Ora vi mostro anche il risultato della maglia a manica corta con un altro filato e contemporaneamente penso di riuscire a inserire anche le foto e sicuramente anche a fine del video delle mie amiche Betty Rosa e Rosy Fanti con la sua Denise che mi hanno accompagnato anche in questo tutorial. Contemporaneamente a me hanno realizzato questa creatura. Scusatemi, ma sono come al solito emozionata, non c'è niente da fare. Questa cosa non mi passerà mai, quindi adesso chiudo questa parte e vi faccio vedere quella a manica corta. Eccola qui, volevo farvela vedere, anche questo è un altro filato stupendo, veramente stupendo, lo vedete poi mentre lo lavoriamo insieme e non vi preoccupate neanche per la variazione che ci sarà eventualmente se ne aveste bisogno sotto l'ascella per aumentare il volume nella parte davanti e ovviamente anche dietro, perché ve lo spiegherò, vi spiegherò come farlo, ma partiremo, come ripeto, dal pannello dietro, pannello davanti e quindi poi man mano andremo avanti. Va bene? Quindi adesso armiamoci di uncinetto e partiamo. Intanto ve l'ho fatto vedere anche dietro. Partiamo subito. Per realizzare questa maglia battito d'amore a pannello, che cosa ho utilizzato? Innanzitutto per proprio questa versione, con queste sfumature e questo colore, ho utilizzato la Cake Rainbow, che non ne ho più da farvi vedere nella tonalità che ho usato io, ma vedo che non c'è neanche al momento sul sito. Comunque vi scriverò il lotto che ho preso io e così vedrete anche gli altri colori nell'eventualità vi piacesse. Ne ho utilizzate 4 di queste cake, ciò vuol dire un lotto soltanto. E con un lotto ho realizzato una 44 che corrisponde a una taglia M medium e l'uncinetto numero 3. Ovviamente dipenderà poi dalla vostra mano, ok? Con appunto quel lotto che vi ho detto, un lotto soltanto, ho realizzato una lunghezza di circa 57 centimetri, quindi lunga 57 centimetri, come ampiezza massima, io l'ho fatta più ampia,
sotto e ho fatto un 50 centimetri, invece da scalfo d'ascella, diciamo ad ascella, 44 centimetri. Ok, lo scalfo l'ho fatto di 19 centimetri, lo scalfo, e la manica l'ho realizzata lunga, allora vediamo un po', dal polsino fino ad inizio manica, che è qui, 45 centimetri, perché qui è la nostra scelta dell'opzione del giro manica. Ok, poi ma vi faccio vedere poi tutto. Il polsino è piccino, è un 4 centimetri di polsino, come anche la bordura del collo, che è di 3 centimetri scarsi. Ok, ovviamente il collo l'ho fatto rotondo, e volendo, io non avevo abbastanza materiale, semplicemente proseguendo come vi mostrerò potete allungarlo e farlo a collo alto senza nessun tipo di modifica. Ok, vi farò vedere tutti i passaggi, quindi per arrivare a qualsiasi misura, vedete, cuciremo i due pannelli sulla spalla, che è proprio qui, e avremo i due pannelli, uno avanti e uno dietro. Poi proseguiremo in lunghezza, che è questa parte che ho fatto qui, in lunghezza, e vi mostrerò come proseguire con le maniche. Ok? Quindi si parte. Per mostrarvi come procedere, e probabilmente proprio per realizzare un altro battito d'amore a pannello, userò questa volta il Mohair Pastel e l'uncinetto numero 4. Ok, procediamo in questo modo. Ricordo che il metraggio e l'eventuale link per andare a vedere il filato che ho utilizzato, se vi piace, ve lo lascio sempre sotto il video. Ok, quindi lo trovate sempre tutte le descrizioni di ciò che ho usato, le misure e quant'altro proprio sotto il video tutorial. Quindi vi darò anche la lunghezza del filato, vi scrivo tutto. Io quindi procedo in questo modo. Certo, per chi ha già fatto uno dei miei battiti d'amore, della linea battito d'amore, conosce appunto la sequenza di punti, quindi l'importante è capire come arrivare a fare due pannelli, uno è dietro, uno è avanti, ma sono diversi, quello davanti faremo una scollatura, quello dietro sarà semplicemente inizialmente un quadrato. E quindi per chi invece non ha mai fatto nessun battito d'amore, quindi niente della linea battito d'amore, mostro appunto com'è la sequenza dei punti. Si parte sempre con un cerchio magico. Anche le meno esperte possono fare questo progetto, quindi tranquille. E partiamo con bloccare innanzitutto il cerchio magico, come avete visto e come vi mostro spesso, e facciamo le 3 catenelle iniziali. A fianco a queste 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, e adesso un gruppo da 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e di nuovo un gruppo da 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e di nuovo un gruppo da 3 maglie alte, 1, 2 e 3,
Basta, abbiamo finito perché abbiamo 4 gruppetti in totale da 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Prendi il filo più piccolo, quello più corto, e tira. Lo poni dietro e adesso vai contando da sotto 1, 2, nella terza catenella con il filo sull'uncinetto, vai nella terza catenella, prendi il filo, riprendi il filo e lo porti dentro alle 3 catenelle, alle 3 asoline che avevi. Abbiamo fatto il nostro primo giro. Andiamo avanti per il secondo giro, ma prendi un segnapunto per facilitarti il compito, quindi tira su 3 catenelle e nella terza catenella metti il segnapunto, così. Ora abbiamo fatto le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, facciamo altre 2 maglie alte, totale 3, compreso quella della catenella. Senza fare catenelle andiamo nello spazio successivo, questo, quindi saltando il gruppo da 3, e andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, spostati saltando le 3 maglie alte, vai nello spazio successivo e fai di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio, fai 3 maglie alte, spostati saltando le 3 maglie alte, prosegui facendo di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 3 maglie alte, spostati nello spazio successivo qui e completiamo anche questo angolo, perché per ora abbiamo fatto 3 angoli e adesso faremo il quarto angolo, quindi entriamo nello spazio che vedi saltando queste 3 qui, fai 3 maglie alte e ora non ci rimane che unire questo giro. Filo sull'uncinetto, entro dove c'è il marcapunto che abbiamo messo inizialmente, prendo il filo, ho 3 asoline, riprendo il filo, chiudo tutte e 3 insieme. Ora posso togliere il mio marcapunto e andiamo col terzo giro. 1, 2 e 3. Si parte sempre con 3 catenelle. Metto il segnapunto nella terza catenella e nello stesso spazio vado a fare 2 maglie alte. Vado nello spazio successivo, qui in centro, e faccio 3 maglie alte. Così. Vai nello spazio successivo e guarda, sei dove c'è l'angolo, devi fare esattamente ciò che vedi. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte proprio nello spazio. Qui in centro entri e come detto farai 3 maglie alte e 3, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio e fai 3 maglie alte. Ora passa nello spazio successivo, saltando le 3 maglie di base qui,
e fai solo 3 maglie alte, 6 sul lato. Ora vai nel centro di questo archetto, qui, e ripeti 3 maglie alte, 2 catenelle e sempre nello stesso spazio 3 maglie alte. Prosegui come abbiamo fatto per questo lato e questo lato. Ci ritroviamo a chiudere qui. Quindi qui farai le 3 maglie alte. Dove vedi l'angolo ripeti ciò che vedi sotto. Qui vanno le 3 maglie alte e ci ritroviamo qui. Eccoci qua. Allora, quindi abbiamo fatto il nostro inizio angolo, poi un tris nello spazio, un angolo da 6 maglie alte con 2 catenelle, un tris nello spazio, quindi 3 maglie alte, un altro angolo da 6 maglie alte con in mezzo le 2 catenelle, un tris, un angolo, un tris e adesso completiamo questo angolo. Ok, filo sull'uncinetto, andiamo dove c'è il segnapunto, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline. Togli il segnapunto. Eccoci. E abbiamo finito il nostro terzo giro. 1, 2 e 3. Il quarto giro è esattamente come gli altri, più che altro è molto simile a questo, se non che aumenteranno gli spazi dove fare le 3 maglie alte. Quindi parti sempre nello stesso modo, quindi con 3 catenelle. Prendi il tuo segnapunto e posizionalo nell'ultima catenella, la terza. Ok, adesso al suo fianco metterai 2 maglie alte. Aspetta che mi si è intrippolato, ecco. 1 e 2, che con le 3 catenelle fanno 3 maglie alte, ok, la metà dell'angolo. Ora in ogni spazio che tu vedi 1 e 1, fai 3 maglie alte, quindi in questo spazio ne faccio 3, poi passo nell'altro spazio senza catenelle, mi raccomando, nell'altro spazio e ne faccio 3, e vedi che sotto avevamo solo un gruppo da 3, adesso abbiamo 2 gruppi da 3. Man mano crescerà sempre più il gruppo, ok? Cresce, in questo modo cresce il nostro quadrato. Ora ci spostiamo, siamo qui, ci spostiamo nell'angolo e facciamo il nostro angolo che oramai sappiamo essere composto da 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio e fai 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora in ogni spazio fai un gruppo da 3 maglie alte, quindi entri e fai così, 1, 2 e 3, sposti l'uncinetto nel nuovo foro, questo spazio, e fai di nuovo altre 3 maglie alte. Bene, vedi che sei sull'angolo adesso, quindi filo sull'uncinetto, entro nell'angolo e faccio un doppio tris, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora continua tu seguendo ciò che abbiamo appena fatto in questi 2 lati. Fai la stessa cosa negli altri 2 lati e ci ritroviamo qui. Abbiamo finito anche il quarto giro, dobbiamo unire ovviamente il giro, qui siamo partiti, rientra dove hai il primo tris, entra dentro e facciamo le altre 3 maglie alte mancanti di questo giro.
filo sull'uncinetto, entriamo dove abbiamo messo il marcapunto, prendi il filo e chiudi tutte e tre le asoline insieme. Togliamo il marcapunto che non serve più. Allora, con il quarto giro dobbiamo cambiare e fare la maglia alta a rilievo. Quindi abbiamo fatto 4 giri, come vedi, 1, 2, 3 e 4, e faremo sempre 4 giri di punto granny o tris. Ok, cambiamo adesso il tipo di punto. Per il quinto giro si cambia il punto. Il punto parte, anche il nuovo punto parte sempre con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, nello stesso identico modo. Ma anziché fare le 2 maglie alte a fianco come faremo in tutti i giri granny, andiamo con il filo dell'uncinetto, quindi abbiamo fatto solo 3 catenelle, entriamo nello spazio dell'angolo, passa davanti alla prima stanghetta della maglia alta, così, da dietro prendi il filo e fai la maglia alta. Facciamo la maglia alta a rilievo. Ora dobbiamo lavorare questa l'abbiamo già lavorata, lavoriamo questa, passo dietro, vedi, scusami, passo da dietro, spingo indietro la mia maglia e vado a prendere il filo e chiudo 2 asoline alla volta. Quindi è questo: 1, 2, prendo il filo e lavoro una maglia alta, come se fosse una maglia alta normale. Quindi devo sempre entrare nello spazio prima della mia maglia alta e uscire subito dopo, e poi raccolgo il filo per fare una maglia alta, e lavorandola in questo modo mi viene la maglia alta a rilievo. Quindi così. Ma ve l'ho fatta vedere anche in modo molto dettagliato, direi, e spero di essere stata anche abbastanza chiara, nella maglia battito d'amore top down. Ve la faccio vedere anche lì come farla, quindi non mi soffermo molto su questo dettaglio, ecco, su questo punto, perché l'ho spiegato anche nell'altra maglia. Quando arrivi nell'angolo fai semplicemente una maglia alta, 3 catenelle, rientra nell'angolo, che l'angolo lo riconosci perché vedi hai le 3 maglie alte, le 2 catenelle e le 3 maglie alte, quindi abbiamo fatto nell'angolo una maglia alta, 3 catenelle, rientra e fai una maglia alta, e poi rifai di nuovo il punto alto a rilievo, quindi entra da dietro, spingi indietro la maglia che devi lavorare, prendi il filo e lavora la maglia alta, così. E poi una maglia alta, è solo che la lavoriamo intorno al corpo della maglia alta sottostante, vedi? Uno, spingi, prendi il filo e lavora la maglia alta. E così stiamo arrivando, vedi, lavora anche tutte le maglie alte, comprese anche quelle dell'angolo sottostante, vedi? Io le lavoro tutte
Poi vai nello spazio dell'angolo, entri, prendi il filo e fai una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, così. Ora ritorna a fare il punto alto a rilievo, partendo già dalla prima maglia, e prosegui così come ti ho fatto vedere nel primo e nel secondo lato, anche ovviamente per il terzo e il quarto lato, e ci troviamo a bloccare il nostro quinto giro. Arrivati alla fine del quinto giro, quindi del giro con la maglia alta a rilievo, dobbiamo congiungere e chiudere il nostro giro. Semplicemente entriamo nello spazio da dove siamo partite con le 3 catenelle, quindi qui l'ultimo spazio, questo dove c'è sotto, vedi, l'angolo e dove c'è il nostro marcapunto. Quindi entro nello spazio, ho lavorato tutte le maglie alte a rilievo, ok? Entro nello spazio, faccio la maglia alta, filo sull'uncinetto, entro dove ho il marcapunto, prendo il filo e attenzione, anziché chiudere tutte e 3 le asoline come facciamo per il punto granny, li chiudi 2 a 2, in questo modo, ok? Perché abbiamo uno spazio di 3 catenelle, non di 2. Fatto questo, abbiamo fatto il nostro giro con la maglia alta a rilievo, ora dobbiamo tornare a ripetere il punto granny. Queste sono le 2 sequenze. Vi mostro come ripartire col punto granny. Sempre 3 catenelle. E quindi blocco la mia terza catenella con il segnapunto per comodità e per visualizzarla subito. Entro nello spazio subito, qui dove ho fatto le 3 catenelle, e vado a fare le 2 maglie alte che, aggiunte alle 3 catenelle, mi fanno il gruppetto da 3, vedi? Gruppetto da 3, che poi andrò a completare, no? Perché questo è un angolo. Quindi adesso devo guardare le maglie che ho sotto. Questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. Per essere certa di avere i punti giusti, quindi di aver saltato i punti giusti, sappi che devi stare nella metà del tris sottostante, quindi 1 e 2, nella metà, ed difatti corrisponde a questa, quindi 1, 2 e 3. Entro e faccio il mio tris, quindi 1, 2 e 3. Difatti, se noti, il tris è proprio sopra la metà del tris sottostante. Ora fai la stessa cosa, quindi salterai 1, 2 e 3. E nella terza vai a fare il tris, quindi 1, 2 e 3. Salti 3, 1, 2 e nella terza un tris, 3 maglie alte nella stessa maglia. Salti 2, nella terza un tris, 1, 2 e 3. Salti 2 e vai nell'angolo, e nell'angolo sai già che devi fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 3 maglie alte. Stessa cosa di prima, salto 1, 2 e 3 e faccio 3 maglie alte. Salto 1, 2 e 3. 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Uno, 2, nella terza 3 maglie alte. Salto 2, nella terza, che poi sarebbe il mio angolo, vado a fare le 3 maglie alte,
2 catenelle e 3 maglie alte. Bene, adesso puoi proseguire da sola per il terzo e quarto angolo. Ci troviamo a chiudere questo giro. Abbiamo fatto i 4 lati, abbiamo ripreso il punto granny e ci ritroviamo a dover chiudere. Chiudiamo come sempre abbiamo fatto, ve lo mostro ancora. Nello stesso spazio io rientro e faccio 3 maglie alte per completare il mio angolo. Poi filo sull'uncinetto, entro dove c'è il mio segnapunto, prendo il filo e visto che sono nel giro del punto granny e ho solo 2 catenelle, chiudo tutte e 3 le asoline insieme. Tolgo il marcapunto, tiro su di nuovo 3 catenelle, rimetto nella terza catenella il mio marcapunto, nello spazio sottostante aggiungo 2 maglie alte, così sono a metà del mio angolo, e in ogni spazio che trovi fai un gruppo da 3 maglie alte. Quando arrivi nell'angolo farai 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, continui con in ogni spazio 3 maglie alte, 3, 3, 3, 3, qui ne fai 6, ovviamente l'angolo con le 2 catenelle e via dicendo. Quando arrivi alla fine esattamente chiuderai come ti ho mostrato sia per il punto granny che per il punto a rilievo, che è questa, la maglia alta a rilievo, inserendoti nello spazio, completi l'angolo come fosse questo, quindi ne mancano 3 e ti congiungi inserendoti dove c'è il marcapunto, chiudendo tutte e 3 le asoline perché sei nel giro delle maglie alte del gruppo granny, delle maglie alte del gruppo da 3. Allora, con questa tipologia, quindi col punto granny, andrai avanti 4 volte, esattamente come sotto, 1, 2, 3, 4. Quando hai completato i 4 giri di maglia alta a rilievo, 4 giri, devi rifare 4 giri di punto granny, paperon de paperoni, cioè 4 giri di punto granny, esattamente come sotto, 1, 2, 3, 4, farai un giro di maglia alta a rilievo, come ti ho mostrato. Se non ti ricordi, torna indietro nel video. Non lo sto a ripetere perché è talmente semplice che è facile, no, da ricordare, quindi è inutile ripetermi. Cosa devi fare in questo momento? Devi procedere così come ti ho mostrato tante volte quante ti serviranno per arrivare ad un quadrato che coprirà, in questo caso stiamo parlando del quadrato che andrà dietro, quindi la schiena, e cerco di mostrartelo sul campione grande, ma poi ti faccio vedere quando ci arrivo anch'io, ok? Allora, noi siamo qui, abbiamo fatto questo e siamo a questo giro. Tu devi andare avanti, vedi come ti dicevo. Ecco perché ho preso l'altro filato, perché questo lo noti meno. Come ti dicevo, 1, 2, 3 e 4 giri in punto granny. E poi mi farai il punto alto a rilievo. Ricorda, mi raccomando, per favore, che il punto, quando fai il punto alto a rilievo, l'angolo è composto, ma se mi guardi nel tutorial te lo ricorderai, di una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Mentre l'angolo del punto granny, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ok, ritorno indietro. Quindi noi siamo qui e abbiamo fatto il primo giro di maglia alta a rilievo. Devi fare 4 volte il giro della maglia alta a rilievo. No, non c'è verso, non c'è verso.
Fate finta di niente. Ritorno. 4 volte il giro del punto Granny, ok? E 1 maglia alta rilievo. 1, 2, 3, 4 volte il giro di punto Granny e 1 a rilievo. 1, 2, 3, 4 giro di punto Granny, 1 a rilievo. E arrivate, continuando così, il vostro quadrato aumenta. Vi dirò anche un'altra cosa. C'è chi mi ha chiesto, visto che ho fatto la copertina battito d'amore rettangolare, c'è chi mi ha chiesto: Marina, per fare la coperta battito d'amore quadrata come si fa? Ecco, semplicemente in questo modo, se continuate ad allargare, vi viene la copertina quadrata. Quindi per chi me l'ha chiesto, per le amiche che me l'hanno chiesto, è così che potete farlo. Tornando invece alla maglia, come vedete io sono andata avanti, adesso vi dico quanti blocchi ho fatto. Dunque, compreso questo, 1, 2, 3, 4, 5, e per il sesto ho fatto 1, 2 e 3 giri e poi mi sono fermata. Ok. Vi ho già dato la larghezza e me la sono scritta perché come memoria Marina scarseggia. Diciamo che da questa parte, quindi diciamo da, sì, mi vedi? Aspetta, sì, oh sì, da questa parte a questa parte io ho dunque larga 44 centimetri. Attenzione, non è di metallo, cioè è un 44 centimetri, ovviamente è molto morbida, nel senso che quando la metti si adatta al tuo corpo. Poi sotto l'ho allargata perché io voglio i fianchi non morbidi, diciamo così, morbidi. Però ecco, il quadrato è fondamentale, la parte dietro è fondamentale perché poi dalla parte dietro dobbiamo fare il davanti con la scollatura. Quindi è importante arrivare a una dimensione che sia giusta per voi. Quindi la schiena deve, il quadrato, chiamiamolo ancora quadrato perché non è ancora la schiena, il quadrato deve essere della larghezza della vostra ampiezza totale, cioè quella che a voi occorre nell'ampiezza massima, ok? Quindi tu ovviamente cosa fai se sei una donna? Se sei un uomo no, perché comunque potrebbe essere anche da uomo. Se sei un uomo no, ma se sei una donna lo devi provare dalla parte davanti, no? Che è la parte più ampia. Quindi provala davanti così vedi qual è l'ampiezza massima, perché se il tuo seno è più ampio delle tue spalle, allora dovrai calcolare l'ampiezza massima del tuo seno, ok? La tua, come si chiama? La tua, la tua spalla scenderà un po' di più, ma non è quello il problema, fare la manica leggermente più corta. L'importante è che tu vedi che l'ampiezza del tuo quadrato, non chiamiamola ancora maglia perché dobbiamo fare un quadrato, l'ampiezza del tuo quadrato va bene per te. Ecco, quindi se una bambina la proverai dalle spalle. Io per esempio ho provato le spalle perché è quello che mi interessa. Non guardare tanto i fianchi perché non sono i fianchi, non copriamo i fianchi con il quadrato, perlomeno io sono arrivata a metà fianco, vedi? Qui, a metà fianco. Poi qui ho allargato semplicemente cambiando il tipo di uncinetto, ma lì ci veniamo dopo. Quindi ti lascio con il fare questo quadrato che sia dell'ampiezza che serve a te. Punto. Quando ci sei arrivata, fermati e ci ritroviamo per il davanti. Diciamo che la giustatina la faremo con il davanti, quindi quando tu pensi di aver raggiunto la tua dimensione ti fermerai, perché noi poi faremo un altro pannello che è quello del davanti dove ci fermeremo prima per evitare di lavorare la parte centrale del collo, questa parte, e lavoreremo solo le spalle. Quindi in base poi a come viene la parte davanti aggiusteremo il dietro, cioè se è troppo larga scuci, se vedi che è troppo stretta farai qualche giro in più.
né più e né meno, ma sarà semplicissimo. Per ora non pensare al dopo, inizia a fare questo quadrato che poi diventerà un rettangolo, però per ora a noi serve un quadrato, ok? Quindi andate avanti col vostro quadrato e ci troviamo quando abbiamo finito il nostro primo quadrato. E inizia anche il secondo quadrato, ma arriva ad altezza scollo. Quindi farai il quadrato dietro e mi fai anche il quadrato davanti, che si lavora nello stesso identico modo, ma fermati quando arrivi allo scollo che tu desideri, ok? Non io, che tu desideri, perché quello che ho fatto io come scollo, vediamo se me lo sono scritto, ma che non l'ho mica detto, quello che ho fatto io mi sono fermata, allora fammi vedere, da qui a qui, a circa 11 centimetri, più o meno 11 centimetri, 10-11 centimetri. E poi ho lavorato le due parti e vi farò vedere appunto come fare questa parte. Però intanto tu portati avanti, fai il pannello dietro, fai anche il pannello davanti, ma con 10 centimetri in meno, 10-15 centimetri, quanti centimetri vuoi di scollatura, e fermati lì, perché mi ritroverai qui con i miei 10-15 centimetri in meno in confronto al pannello dietro, a mostrarti come fare la scollatura, e poi andremo avanti con tutto il resto. Ok? 2 quadrati, uno esattamente della misura che ti occorre e l'altro con dei centimetri in meno in base alla scollatura che vuoi fare. Io mi sono fermata a 1, 2, 3, a 4. Vedi, sono proprio qui al quarto, a 4 pannelli. 1, 2, 3 e 4. A dopo. Allora, ora vi mostro dove siamo arrivati. Abbiamo fatto il primo pannello, che è quello della schiena. Adesso lo vedete rivolto dritto verso di noi, però poi lo gireremo. Ok, il pannello dietro la schiena, l'ampiezza vi ho già detto, andate avanti per la larghezza che voi desiderate. Abbiamo fatto poi il secondo pannello, che dovrete sovrapporre alla schiena, quindi al primo pannello, sovrapporrete il secondo pannello e iniziamo già a vedere più o meno se ci siamo come misura. Come sicuramente sapete, ovviamente potremo regolare l'altezza della nostra scollatura e ancora la larghezza in un secondo momento. Io mi sono fermata qui e dopo vi mostro qui che cosa vuol dire, cioè che dimensione ho realizzato, ma è per me, quindi è per la mia dimensione. E sopra ho fatto il secondo pannello e mi sono fermata più o meno a, se l'ho messo in modo corretto, così, più o meno a circa 7 centimetri dal primo. Ok, quindi vuol dire che io qui farò una spalletta di circa 7 centimetri, dovrò lavorare ulteriormente altri 7 centimetri. Se non mi basterà, posso lavorare altri centimetri lavorando il primo pannello e poi il secondo, come adesso vi mostro. La cosa però fondamentale che non possiamo cambiare dopo è la larghezza di questa parte, cioè questa che io ho delineato e che adesso vi mostro come delineare, sarà la nostra scollatura centrale, cioè questa. Ok? E visto che questa scollatura mi va bene, sono a circa più o meno 12-13 centimetri. Io ho messo su il mio metro e siamo circa a 13 centimetri. Quindi, visto che questa scollatura l'ho anche già provata su questa e mi va bene, siamo qui, io ho preso queste misure. Come ho fatto? Allora, adesso tolgo questo. Come ho fatto? Allora, innanzitutto
questo è, diciamo, allora, qui è dove ho terminato il mio, diciamo, ultimo giro da quadrato, ok? Poi da questo punto ho contato 1, 2, 3, 4, 5 e ho messo il segnapunto qui. Stessa cosa dall'altra parte, 1, 2, 3, 4 e 5 e ho messo il segnapunto e mi avanzano questi 1, 2, 3, 4, 5 che non lavoro. Ovviamente voi potrete trovarvi un numero diverso dal mio, perché in base a dove voi sarete, semplicemente dividete la spalla, le due spalle, dalla parte centrale, che può essere più larga di come la faccio io, più stretta di come la faccio io, ok? Quindi, detto questo, ora vi mostro come andare avanti tirando su la spalla e girando, lavorando sempre su tutti i lati, ovviamente, no? Dobbiamo lavorare su tutti i lati, ma come vi avevo anche promesso, vi mostro il primo pannello. Allora, il primo pannello, che è quello della mia schiena, mi è cascato l'uncinetto, è di 42 centimetri circa, 42, ovviamente 42 per lato, 42 centimetri circa. Questa è la mia l'ampiezza che a me serviva e mi sono fermata. Ora, lavorando questo, con la lavorazione che adesso vi mostro, raggiungerò la stessa dimensione del pannello dietro, ma se provandolo vedo che non mi è sufficiente, ho bisogno di più spazio, a quel punto sono sempre in tempo ad alzare la parte dietro e ovviamente ad allargare anche le parti laterali, ok? Quindi non vi preoccupate più di tanto di quello, ma più che altro della parte che voi prenderete come misura per la parte centrale dello scollo, che è questa. Quindi ciò che io vado a fare, perché io ero qui nell'angolino, è a tagliare il filo dove mi trovo adesso e chiudo. Perfetto. E adesso mi devo agganciare dove c'è il primo marcapunto. Qui riprendo il filo a nuovo e mi aggancio dove ho il marcapunto. Dunque, dove ci siamo agganciati, io adesso ho solo bloccato, dove ci siamo agganciati, che è proprio questo punto qui, questo, io tiro su una maglia alta. A questo punto io prendo il filo sull'uncinetto, rientro e faccio la mia maglia alta, in questo modo. Salto le 3 maglie alte e faccio le mie 3 maglie alte. Ok? Quindi siamo partiti con una maglia alta, qui, una maglia alta e poi siamo passati dalla parte opposta con le 3 maglie alte e adesso proseguo a lavorare normalmente come se nulla fosse. Lavoro i miei angoli, sicuramente questo filo poi lo dovrò invece nascondere anziché portarmelo dietro perché si vede. Dicevo, lavoriamo il nostro angolo normalmente. Ok? E ora facciamo tutto il giro lavorando il lato sinistro, la parte sotto, la parte destra e ci ritroviamo qui dove abbiamo il nostro secondo marcapunto. Arrivati, quindi ho lavorato, ripeto, tutta la parte qui sulla spallina, i 1, 2 e 3 lati
e mi ritrovo adesso dove c'è il secondo marcapunto, quindi siamo partiti di qua e stiamo finendo da questa parte. Faccio la stessa cosa dove c'è il marcapunto, entro e faccio la maglia alta e ho finito il giro qui, quindi questa parte non la devo lavorare. Se volete potete lasciare i marcapunto, così almeno sapete dove siamo, ma vedrete che tra un po' non vi occorrono più. Giriamo il lavoro e adesso lavoreremo avanti e dietro. Ok, siamo a questo punto, si riparte facendo 3 catenelle che sono la prima maglia alta, entriamo nello spazio e facciamo le 2 maglie alte mancanti. In totale quindi ne abbiamo 3. E ripetiamo la stessa sequenza. Io sono ancora nel gruppo da 3 maglie alte, quindi sto facendo la maglia granny e quindi io continuo con la mia sequenza, ok? Né più e né meno, rispettando sempre gli angoli, i classici che abbiamo sempre fatto, dove nel punto granny sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e nella maglia a rilievo invece sono una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Questa è una spolveratina, ma non vi serve, lo so. Lo so. Ok, andate avanti in questo modo fino ad arrivare dalla parte opposta dove c'è il nostro punto, il nostro, sì, punto granny, il nostro marcapunto. Ecco, arrivati alla fine del giro, vedete? Questo è l'altro marcapunto, quindi io sono dalla parte opposta del giro, entro nello spazio e faccio 1, 2 maglie alte e la terza la punto sulla testa della prima sottostante, ok? E ho finito così il mio giro. Rigiro il mio lavoro, conto, io devo fare ancora un giro di tris e quindi riparto con una maglia alta. Quando io finisco con 3 maglie alte, quindi il gruppetto da 3, riparto con una catenella che sostituisce la mia prima maglia alta e poi lavoro i miei tris, ok? E vado avanti sulla mia spalla e per i 3 lati e ci ritroveremo da questa parte qui. Perfetto, sono arrivata alla fine del giro e quindi continuo nell'ultimo spazio con il tris e poi nell'ultima delle 3 maglie alte, che poi in questo caso ho le 3 catenelle, inserisco il mio uncinetto nella terza, nella testa della terza maglia alta e faccio la mia maglia alta finale. Come inizio, così finisco, ok? Ora io devo fare, come vedi, ho 1, 2, 3 e 4 giri in maglia granny. Adesso devo fare la maglia alta rilievo, ma devo girare il lavoro, quindi mi trovo nella parte dietro e non posso lavorare la maglia alta rilievo come vi ho mostrato, devo lavorarla in un altro modo. Quindi, innanzitutto giro il mio lavoro. Ok. E sono nella parte dietro e poi parto con le mie 3 catenelle e abbiamo fatto la prima maglia alta. Ora normalmente quello che facevamo è questo, la maglia alta a rilievo, ma se io faccio questo il rilievo mi viene sul rovescio e non va bene, quindi io cosa faccio? Entro, anziché entrare in questo modo e spingere indietro la maglia alta, la faccio al contrario, quindi entro lateralmente, vedi, lateralmente alla maglia alta, la metto, la porto a rilievo verso di me e poi con il filo faccio la maglia alta a rilievo. Quindi è così. Quando siete a rovescio e facendo in questo modo il rilievo viene nella parte dritta, ovviamente, no? Vedi?
viene nella parte dritta. Quindi se vi trovate a dover fare la maglia alta a rilievo nel rovescio del lavoro, dovete fare in questo modo, quindi passare dietro con l'uncinetto la maglia da lavorare e poi lavorare la maglia alta. Semplice, semplice, in questo modo. E facendo così, ripeto, adesso vi mostro, facendo così la maglia alta a rilievo ritorna ad essere sul davanti come quella sottostante e tutte le altre. E quindi lavorate tutta la parte, cioè tutto il giro con le maglie alte a rilievo. Se siete sul dritto le lavorerete come vi ho mostrato fin dall'inizio del lavoro, se siete sul rovescio in questo modo qua. Ok? L'angolo va fatto sempre nello stesso identico modo, quindi una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Ci vediamo alla fine del giro, quindi da questa parte qua. Ed eccoci alla fine del giro, quello con il punto alto a rilievo. Sono proprio alla fine, dalla parte, vedi, abbiamo iniziato da questa parte, abbiamo fatto tutti i lati e adesso siamo arrivati dalla parte opposta. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte con la maglia alta a rilievo e l'ultima, questa qui, la lavoriamo semplicemente puntando l'uncinetto nella terza catenella d'inizio e facendo una maglia alta. E così abbiamo finito. Ti mostro. Cioè abbiamo finito il giro, ovviamente non abbiamo finito la scollatura. Vedi? Questo non c'entra nulla. E da questa parte. Ora siamo dalla parte del dritto. Ok. Se invece tu ti trovavi a dover lavorare la maglia alta a rilievo dalla parte del dritto, fai come sempre hai fatto. In questo caso ti mostro come farla, così in qualsiasi giro dovessi farlo a rovescio sai come fare. Ok, adesso dobbiamo ripristinare il nostro punto granny, quindi il nostro tris. Quando abbiamo fatto la maglia alta a rilievo, partiamo con 3 catenelle, che sono sempre la sostituzione della prima maglia alta, e poi centriamo la maglia alta sottostante. Vedi questa qui, questo è il tris, questa è la maglia alta, quindi andiamo nella maglia alta corrispettiva e vedi 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Io vado nel centro della maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte. Poi ne salto 2 e nella terza vado a fare il mio tris, quindi 3 maglie alte. Nella terza il nostro tris, nella terza 1, 2 e 3, uno, due, tre, uno, due, entriamo nello spazio e andiamo a fare 3 maglie alte, il nostro angolo consueto, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ok, continuate in questo modo, quindi nel centro del tris che avete sotto, che è quello dell'angolo, qui, vedi, qui, entri e fai il tris. Parti sempre in questo modo qua, quindi nel centro di questo tris parti con il tuo tris, questo, e vai avanti così per tutto il lato,
ricominci nello stesso modo che ti ho mostrato, facendo ovviamente prima l'angolo, Gli angoli sono da rispettare, quindi sono 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte in ogni angolo che trovi, e poi lavori tutto il lato e ci ritroviamo a chiudere il giro. Sono arrivata alla fine del giro, anzi devo finirlo, e lo finisco insieme a voi. Ok, quindi ho fatto il mio ultimo tris proprio come ho iniziato, e sulla catenella iniziale vado a fare una maglia alta, quindi entro proprio in cima, vedi, e faccio una maglia alta, e così vi ho di nuovo ripristinato il punto granny. Ora andate avanti per la lunghezza che vi occorre per lo scollo, non lo scalfo, qui stiamo parlando dello scollo. Andate avanti in questo modo fino a raggiungere la dimensione dello scollo che vi serve. Se per caso, adesso vi dico anche questo, ecco, questa qui è il pannello dietro, anzi ve lo metto così se no non vedete il pannello dietro. Voi cosa dovete fare? Ponete il pannello avanti e dietro uno sull'altro, ovviamente deve essere nello stesso punto, perfetto. Ok, io so che devo fare, vedi, devo fare ancora 2 giri, quindi 2 giri di punto granny. Tu ovviamente avrai le tue misure e avrai il tuo pannello dietro che magari è differente dal mio, quindi non posso dirvi quante volte dovete andare avanti, no? Dovete andare avanti in base al pannello che avete dietro. Attenzione, quando arriviamo al pannello dietro, facciamo finta che ci siamo arrivati, io non sono ancora arrivata. E vi rendete conto, facciamo finta che io ci sia arrivata, e vi rendete conto che è troppo piccolo, no? Non ci sto dentro, supponiamo. Facciamo finta che, ok? È troppo piccolo, non posso. Allora, che cosa fate? Se avete, se potete anche allargarlo, andate avanti altri giri col pannello dietro e poi continuate col pannello davanti. Per quello dico, poi vi organizzate, cioè quando lo provate, in base alla misura che vi dà lo scollo che state facendo, vi potete modificarlo, quindi potete o continuare ad allargare in tutti e 4 i giri, sto parlando del pannello dietro inizialmente, ok? Tutti e 4 i lati, oppure potete semplicemente allungare questa parte dietro, quindi partendo da questo lato, da questo angolo, e finendo in questo angolo. In che modo? Esattamente come vi ho mostrato qui. Ok? Ovviamente qui inizierai come, vedi come finisci, quindi qui inizi come finisci, cioè deve essere praticamente, lavorerai in rettilineo come vi ho mostrato qui, ovviamente senza fare l'angolo. Ripeto, come vi ho mostrato l'inizio e la fine, la stessa cosa deve essere dall'altra parte. Doing, ok. Come vi ho mostrato come iniziare e finire da questa parte, la stessa cosa la farete qui. Cioè non c'è proprio differenza. Quindi che cosa farai? Adesso parlo con te direttamente. Che cosa farai? Se vedi che lo scollo va bene, allora tipo per esempio a me mancano 2 giri, quindi a me andrà bene come scollo, forse lo proverò. Quando io avrò fatto i 2 giri metterò delle spillette e lo provo. Ok, provo a vedere se va bene come misura. Se non va bene farò la stessa cosa, quindi partirò da questo punto e farò un giro avanti e un giro dietro, un giro avanti e un giro dietro, perché io la larghezza l'ho ottenuta, ce l'ho già. Ok, quindi non voglio allargarlo ulteriormente, semmai lo allungo, ma non devo allargarlo, e quindi lavorerò questo pannello dietro. Ovviamente alzerò anche il pannello
con lo scollo, e quindi ecco vedrai che lo scollo diventerà della tua misura. Ok, questo nel caso in cui avessimo fatto male i conti. Per non disfare il pezzo possiamo semplicemente allungare il pannello dietro e così abbiamo più spazio per il nostro collo. Ok, quindi andiamo avanti, arriviamo ad avere i due pannelli uguali in un modo o nell'altro in cui vi ho spiegato, e ci ritroviamo e vi mostro le cuciture e poi andiamo avanti. Dunque, come vedete io sono arrivata, ho aumentato un giro davanti, la stessa cosa l'ho fatto dietro e ho lasciato anche uno spazio, vedete? Ho lavorato praticamente soltanto la spalletta per un giro solo, quindi voi regolatevi. Ho visto che così mi va bene e ho fatto in totale uno scollo diciamo di 9 centimetri più o meno, 9 centimetri. Detto questo, di qua sono già andata a chiudere la spalla, adesso la facciamo insieme anche da questa parte. Quindi mettiamo a rovescio il lavoro, quindi dritto sul dritto, in questo modo. Quindi abbiamo il rovescio verso di noi e il dritto è dritto sul dritto, in questo modo qua. E partiamo. Mettiamoci ovviamente in condizioni di poter lavorare comodamente. Il filo è a nuovo. Ok, questo mi va su questo e poi abbiamo il tris. Quindi mettete bene il lavoro in modo tale che combaci uno sull'altro, e poi partiamo con il prendere le curve diciamo interne, vedi, quindi questa con questa, quindi vedete che è formato da due, adesso in questo momento mi viene curve vedete la maglia alta forma praticamente questo ovalino qui sopra, questo. Noi andiamo a prendere quello interno, solo quello interno da una parte e quello interno dall'altra. Facciamo passare il nostro filo e blocchiamolo con una catenella. Quello che dobbiamo fare è la stessa cosa per tutte le altre maglie. Fate attenzione di chiudere maglia su maglia, quindi questa parte interna della maglia con questa. Prendete il filo, morbidamente portatelo all'interno. Quindi di nuovo 1 e 2, prendi il filo e lo porti nell'asolina in modo morbido, mi raccomando. Quindi 1 e 2, le parti interne della maglia, 1 e 2, ok? E continua così fino a chiudere tutta la spalla. Ok, arrivati alla fine possiamo tagliare. Tagliamo il filo e blocchiamo. Ok, la stessa cosa la farete per l'altra spalla e ora potete girare il lavoro per vedere come è venuto rifinito. Questa è la nostra spalla. Quello che dobbiamo fare adesso, questo è il retro e questo è il davanti. Ok,
Quello che dobbiamo andare a fare adesso è scegliere lo scalfo che ci serve, che vogliamo per la nostra maglia. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è prendere ovviamente il centro della nostra spalla e andare a segnare il vostro scalfo, quale può essere. Allora, cerchiamo di mettere questo qui. Ok, adesso io sto cercando di raggiungere più o meno quello che penso possa essere, poi dopo lo proverò. Io direi che così può andare bene. Ciò che vado a fare è mettere un segno in questo modo. La stessa cosa la farò dall'altra parte e poi lo vado a provare, quindi vado più o meno a intuito per capire qual è lo scalfo che può andare bene per me, e la stessa cosa la riporto dall'altra parte. Prima di fare questo lo provo e adesso vediamo se vi dico appunto che va bene oppure se devo allargarlo. No, ho sbagliato, quindi lo faccio un po' più, ok, di 2, anzi bastava 1. Ok, vediamo un po', che l'ho provato, ci stavo, però un pochino troppo aderente. Allora vediamo un po' quanti centimetri circa. Ecco, sì, mi fermo a 19 centimetri, direi che va più che bene. 19 centimetri, che sono praticamente, togliendo il mio angolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buchini vuoti, ok? 8 buchini, quindi 8 da una parte e 8 dall'altra. Sentite come abbaiano? Faccio la stessa cosa dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E nell'ottavo inserisco il mio marcapunto. Questi sono Gaia e Luna. Oramai chi mi segue le conosce. Perfetto. Adesso vado a controllare cosa mai avranno visto. Allora, una precisazione per chi ha bisogno di spazio sotto l'ascella. Quello che abbiamo fatto qui non è nient'altro che quello che potete fare iniziando da questa parte, quindi lasciando il vostro scalfo, ma facendo un giro in più da questa parte, quindi di lato. Quindi a questo punto lo fate, aspettate che mi metto, niente, gli è venuto così da abbaiare, quindi non c'è niente da fare. D'altronde noi parliamo, loro abbaiano, quindi partite da sotto l'ascella solo da una parte e fate il giro partendo da qui, e fate il giro tutto il lato sotto e dall'altra parte fino ad arrivare nell'altro marcapunto. Facendo così vi verrà uno spessore, quindi ovviamente se me lo fate sul pannello davanti me lo dovete fare anche nel pannello dietro, e farete semplicemente lo spessore che a voi occorre, e quindi avrete raggiunto un'ampiezza, e poi cucirete da dove voi avete fatto l'aggiunta, no? Mentre io lo cucirò così, voi lo cucirete nelle parti. Gaia, cosa c'è, amore? Eh? Stai calma. Allora, cucirete praticamente la parte che avete aggiunto insieme, ok? E vi verrà il ponte proprio sotto l'ascella, quel ponte che vi occorre, che occorre a chi ha magari, beate loro, un'abbondanza di seno e quindi hanno bisogno di più spazio. E chi invece
A chi invece va bene questa dimensione, semplicemente basta cucire questo lato e l'altro lato corrispondente ovviamente dalla parte opposta, e cucito questo nel modo in cui vi ho mostrato, cucire la parte, ho portato dietro un uncinetto, in questo stesso modo, ok? Cuciamo questa parte mettendo il capo a rovescio, quindi giriamo di nuovo il capo e cuciamo questa parte. Quindi per quanto mi riguarda, da questa parte fino al mio angolino. Cuciamo sia questo lato che l'altro lato e ci ritroviamo di nuovo qui. Allora, nel mio caso, io qui ho il mio marcapunto in questo spazio, quindi parto decisamente da qui. Quindi prendo la parte interna della parte superiore del mio punto, quindi io sto prendendo questo e riparto col filo a nuovo, ovviamente blocco in questo modo qua. Benissimo, allora si parte asolina esterna, chiedo scusa, asolina interna, sia nella parte verso di voi che la parte a specchio, e via. Questa è la terza, ecco, mi raccomando, facciamo bene. Ok. Facciamo combaciare bene le due parti e tenete, la raccomandazione è tenere in modo morbido il punto. Ok, morbidissimo. Ok. Perfetto, vado avanti a cucirlo e ci ritroviamo. Finiamo la cucitura proprio nel centro del nostro angolo. Qui. Ok, proprio nel centro del nostro angolo. A quel punto tagliamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Allora, abbiamo cucito i nostri lati e adesso ho pensato di farvi vedere come allungare la manica, tanto l'allungamento del corpo è, nello stesso identico modo, no? Si va sempre nello stesso modo, si lavora a cerchio. E quindi ve lo faccio vedere in piccolo nella manica, così che voi potete fare questa manica, l'altra manica e scendere anche con la lunghezza del vostro corpo. Poi vi spiegherò come anche aumentare la parte sotto, ma andiamo per gradi. Allora, io devo fare il quarto giro di punto Granny e poi dopo la maglia alta a rilievo. E quindi stavo partendo in questo modo. Io sono partita agganciandomi, questa è la manica, questa è l'ascella, sono partita facendo un punto alto nel primo spazio disponibile, un punto alto nella cucitura e un punto alto nel primo spazio disponibile. In questo caso ho 3 maglie alte che mi chiudono leggermente un pochino sotto l'ascella, non voglio allargarla perché poi pian piano io vado a stringerla. Quindi cerco di tenermi in modo da stringerla leggermente già da subito. Se non volete stringerla, farete 3 maglie alte qui nel primo spazio disponibile, 3 maglie alte tra la cucitura, quindi magari partite, vedete voi, 1, 2 e 3, e 3 maglie alte qui. Quindi se non dovete, non dico stringere, ma accompagnare un pochino lo scalfo, voi farete questo in questo modo. Se invece dovete partire con la maglia alta a rilievo,
partirete decisamente dal centro, quindi qui con una maglia alta normale, proprio il centro dove c'è la cucitura, una maglia alta normale, e tutte le maglie le farete a rilievo fino a ritrovarvi da questa parte. Ok, quindi io vi ho detto che sono partita con una maglia alta nel primo spazio, una maglia alta nella parte centrale e una maglia alta in questo spazio. In questo modo ho il mio tris. Poi vado nello spazio successivo e vado a fare il mio tris. E continuo, perché devo fare il quarto giro, no? di tris, quindi di punto granny. Quindi io continuo fino ad arrivare sulla spalla e poi vi mostro sulla spalla, vediamo se ci sono dei problemini, vi recupero, vi prendo subito. Allora, sono sulla spalla. Cercate di riconoscere l'angolo. Questo è l'angolo sul quale andiamo a fare le 3 maglie alte. Ok, vedi? Ti ho lasciato qui. Allora, come vedi, questo è il nostro angolo sul quale abbiamo fatto le 3 maglie alte. In questo spazio, questo e questo, l'altro angolo è qui, non farti confondere, io adesso non so dove sei tu precisamente, però ti faccio vedere, cerca di fare in modo di accompagnare il lavoro, ok? Allora, in questo modo abbiamo riempito i forellini con le 3 maglie alte, vedi? Questo è l'angolo, questo è lo spazio, questo è lo spazio e questo è l'angolo e poi procedo. Io adesso guardo se mi piace come gira o se è troppo. Per me è troppo, non mi piace, va in su, vedi? E allora per quello ho voluto farti vedere che devi poi controllare tu. Quindi io cosa faccio? Tolgo queste 3, eccole qua, ritorno a dove ti ho lasciato prima. Eravamo qui, in quest'angolo. Quindi tu controlla, prova a vedere a te se gira bene o appunto se hai bisogno ancora di ulteriore spazio fai come ho fatto io poco fa. Altrimenti se invece vuoi fare a modo mio fai una maglia alta nello spazio, una maglia alta esattamente come abbiamo fatto sotto, una maglia alta nella cucitura e una maglia alta nello spazio successivo. Così abbiamo fatto un tris. Torno nell'ex angolo, attenzione che qui ti puoi confondere, questi sono 2 spazi, non sono gli angoli. L'angolo lo vedi qui e lo vedi qui. Ok? Queste sono le 3 maglie che abbiamo fatto sulla spalla, entro qui e faccio il mio tris. 2 e 3. E adesso procedo. Però quello che io ti voglio dire è questo: quando tu fai questa lavorazione devi sempre controllare quando la fai se va bene. Se non va bene, anche non seguirmi, cioè nel senso fai come secondo te sta venendo bene sul tuo corpo, ok? Devi cercare di adattarti al tuo di fisico. Questo io lo sto facendo per il mio, perché io non voglio qui spessori, non voglio che tiri su e quindi l'ho fatto in questo modo. Non è una regola, cioè questo è il modo, ti do più opzioni, in poche parole, per cercare di arrivare a farlo preciso, scolpito su di te. Ok? Adesso quindi tu prova in base al giro in cui sei e agli spazi che tu hai, prova a vedere come viene la tua manica. Se va bene così come ho fatto io, segui me, altrimenti hai visto, ti ho dato l'altra opzione. Ovviamente dovrai farmi questa manica identica all'altra, ok? Devono essere identiche. Se parti in questo modo da questa parte, ricordati che devi fare l'altra manica in modo gemellare. Ecco, io sono arrivata alla fine, questo è il mio ultimo spazio libero, adesso mi aggancio nella prima maglia alta.
così, in questo modo. Adesso io devo fare la maglia alta a rilievo. Allora tiriamo su semplicemente 1, 2 e 3 catenelle, poi andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare le nostre maglie alte a rilievo. Qui praticamente non vi devo più dire nulla, perché quello che voi andrete a fare non è nient'altro che i giri che abbiamo già fatto e che conosciamo molto bene. Semplicemente qui li chiudete a cerchio. Arrivati qui chiuderete a cerchio. Ok, ho fatto tutto il giro, tanto lo conoscete bene, e sono arrivata alla fine del giro. Allora sono partita da qui, quindi quando arrivo alla prima maglia che ho fatto, che è questa, 1 2, nella terza mi aggancio, mi inserisco praticamente l'uncinetto, tiro fuori l'asolina e chiudo il giro, e così abbiamo fatto il nostro giro con la maglia alta a rilievo. Ora vi faccio vedere come ripartire. Aspettate che mi si è, ecco, chissà se vedete meglio. Allora, come ripartire? Praticamente guardate, questa è la cucitura della nostra ascella e qui sono, questa sembrano due, comunque 1 2 e 3. Ok, questa qui è il mio tris proprio sotto. Nel centro io devo rifare un tris, quindi con punti bassissimi entro, ok, e dentro proprio in quella centrale, vedi, quella centrale è proprio quella dove c'è la cucitura, quindi questa voglio proprio entrare dentro, ok, con un punto bassissimo, perfetto, e sono proprio in centro al mio tris, ok, 1 2 e 3. E qui che faccio il mio primo tris, quindi 1, rientro, 2 e 3. Il primo l'ho fatto con 3 catenelle. E poi ora mi metto bene il lavoro, devo andare nel centro, che qui vabbè conti 1 2, vai qui e sei già nel centro, 1 2 e 3, 1 2 e 3, e continua così per tutto il giro e ci ritroviamo qui ad agganciarci. Ok, sono arrivata alla fine del giro, quindi 1 2, e devo agganciarmi nella prima che abbiamo fatto, quindi entro nella terza catenella, ok, prendo il filo e lo porto dentro. Allora cercate sempre di stare al centro della vostra cucitura. Adesso non è il caso, quindi io posso partire direttamente da qui, ma quando vedete che vi si sposta il lavoro, perché adesso per esempio io partirò da qui, no? 3 catenelle e poi vado con le 2 a fianco, ok? Ma se vi rendete conto che si sta spostando il lavoro e si sposterà verso destra, perché ogni volta vi spostate, semplicemente dovete fare questo e rientrate, supponiamo che il centro non sia più qui ma è qui, ok? Quindi con punti bassi nella parte dietro dell'ondina, entrate, punti bassissimi, entrate proprio qui e ripartite da qui. Ok, questo quando vi spostate verso destra o verso sinistra, ok, e ripartite da qua. Io sono ovviamente ancora molto dritta perché sono i primi giri che sto facendo. Ecco, disfare questo filo è veramente, quando devo fare esempi devo farli non con
Non con questi bellissimi filati che tra l'altro è una nuvola, guarda, guarda, guarda. Ecco, perché c'è questo pelino, no, che impedisce. Perfetto, ce l'ho fatta. Voilà. E quindi invece noi siamo ancora molto dritte, partiamo con, come detto, con 3 catenelle, rientriamo dentro e andiamo a fare le 2 maglie alte mancanti e poi si riparte. Ok, e vi lascio andare avanti da sole perché oramai il concetto è questo, quindi c'è poco da spiegare ancora. Magari ritornate indietro così guardate quello che vi ho spiegato teoricamente e anche però in concreto. Allora togliamo via questo, facciamo finta che non ci siano. Ok, sta nascendo la mia manica, come vedete. Adesso io penso, qui sono sulla parte dietro, ma non ha importanza, sulla schiena sono, non ha importanza. Allora, per quanto mi riguarda, io penso di fare la manica corta perché devo fare un sottogiacca o un sottocardigan dello stesso modello, con la stessa linea. E quindi farò la manica corta e probabilmente il collo alto. Adesso vediamo cosa voglio fare, ma sicuramente quando vedete questo tutorial io l'ho già creato, è già nato, quindi sapete già che intenzioni ho. Vorrei tanto essere nel futuro e poi tornare ad oggi per capire che cosa voglio fare, ma man mano lo capirò. Allora, adesso parliamo della manica, ok? Della manica. E vi mostro come fare per aumentare e diminuire. Perfetto, andiamo proprio sull'oscuro, ma spero di rendere l'idea. Io, per esempio, per la mia manica lunga, sono andata avanti per il primo scalino, questo, normalmente, come vi ho mostrato. Quindi io ho fatto i miei 4 giri con la maglia alta, il tris, quindi il granny, e poi la maglia alta a rilievo. Da qui in poi ho iniziato a stringere perché la volevo aderente. Attenzione però, potete farlo in 2 modi. Il più semplice in assoluto è cambiare l'uncinetto, quindi dal 4, dopo il primo pezzo, il primo scalino, dal 4 passate al 3,5 per 2 scalini. Dal 3,5 passate al 3 per altri 2 scalini e vedete un attimino, perché io me lo sono fatto veramente molto aderente sul braccio e volevo proprio farmela così. Oppure, e quindi continuate a scendere ogni 2 set, ogni 2 blocchi, potete cambiare l'uncinetto. Chi invece è più pratica, è più esperta, ok? Chi è più esperta, spiego come fare. Primo blocco, semplicemente come abbiamo appena visto. Nel secondo blocco ho fatto questo. Allora, ogni tanto io passo a 2 maglie alte anziché 3. Quindi faccio 2 maglie alte e poi 1, 2, 3, 4, 5 volte i tris. Ok? Poi di nuovo 2 maglie alte, 5 volte i tris, 2 maglie alte, 5 volte i tris. Non ha importanza come arrivo alla fine, però questa è la sequenza. E l'ho fatto per tutto questo blocco. Nel blocco successivo ho fatto 2 maglie alte e 4 volte i tris. Poi di nuovo 2 maglie alte, 4 volte i tris. Ok? 2 maglie alte, 4 volte i tris per questo blocco. Poi qui nel blocco successivo ho fatto 2 maglie alte, aspetta che le trovo qui, 2 maglie alte e 1, 2, 3 volte i tris, 2 maglie alte, 3 volte i tris. Facendo in questo modo, ovviamente diventa sempre più piccolina. Sono arrivata all'ultimo che ho fatto, ah no, sono sempre a 3, aspetta, sì, ho praticamente lasciato poi, scusatemi perché sì, ecco, diciamo che facendo 3 da 3 e 1 da 2, la manica si rimpicciolisse, certo, rimpicciolisse sempre di più. Allora, questo è il modo per diminuire. Ovviamente voi diminuite quanto volete, io vi ho spiegato come fare.
Ok, ma se volete allargarlo è uguale. O cambiate il numero dell'uncinetto, come appunto vi ho detto, ogni 2 blocchi un cambio di uncinetto, oppure nello stesso modo in cui vi ho detto di stringere, cioè di togliere una maglia, l'aggiungete. Quindi qui ci sarà, farete 1, 2, 3, 4 da 3 e 1 da 4, ok? 4 da 3 e 1 da 4. Poi quando passate al prossimo blocco farete 3 da 3, 1 da 4, ok? Facendo in questo modo si allarga, anziché stringersi si allarga, quindi sono due i modi: cambiare il numero dell'uncinetto o fare progressivamente come vi ho mostrato. Ciò che io adesso vado a fare è: uno, decidere se voglio fare la manica corta o no, allungare è certo, questo sicuro, e quindi ci ritroviamo quando avrò le 2 maniche, corte o lunghe, non si sa, e la lunghezza, e andiamo poi a lavorare sui bordini. Alla fine ho deciso di fare la manica corta e ho fatto il bordino appunto anche sulla manica corta, come vi mostrerò adesso sulla lunghezza. Quindi vi inizierò insieme a voi a fare il bordino. La manica corta perché? Perché ho pensato appunto al fatto che voglio abbinare a questa maglia il cardigan. Di conseguenza, se avessi avuto 2 maniche lunghe forse era un po' troppo, visto che questo è già molto caldo come filato. E quindi ho pensato la faccio a manica corta. Ovviamente voi deciderete se farla lunga o corta. Vi ho mostrato come fare e vi mostrerò adesso come fare il bordino. Allora, attenzione, io sono andata avanti anche sulla lunghezza, nello stesso identico modo in cui vi ho mostrato come fare per allungare la manica, quindi dove c'è la parte centrale dell'unione, parliamo proprio dell'unione da un pannello all'altro, ho fatto, come vedete, le 3 maglie nello stesso identico modo in cui abbiamo fatto la manica, quindi ho ritenuto inutile mostrarvi nuovamente come fare ad andare avanti, e poi sono andata avanti, non ho fatto né diminuzioni e né aumenti. Nell'eventualità a voi servisse aumentare o diminuire, sapete come fare, ve l'ho spiegato appunto per la manica. Quando arrivate alla lunghezza che desiderate, che per quanto mi riguarda equivale a, ve lo dico subito, aspettatemi, più o meno, ok, sono circa a 55 centimetri. Ok, mi sono fermata, quindi io praticamente ho fatto ancora, vedete qui ho iniziato il mio giro per allungare, quindi questo non lo calcolo, ho fatto ancora 2 sezioni, vedete? 1, 2, 3, 4, questa è completa, 1, 2, 3 e 4, anche questa è completa, quindi 2 sezioni complete più un tris e la maglia alta a rilievo, quindi questo è il mio prolungamento della maglia. Ora devo andare a fare il bordino, quindi per fare il bordino, aspettate che mi metto bene, potete partire in qualsiasi punto, qualsiasi. Io sono qui al punto Granny, potrei fare anche la maglia alta a rilievo, ma preferisco partire subito con il bordino, non c'è una motivazione, parto così. Quindi da dove ho finito il mio allungamento, parto con le mie 3 catenelle, guardo se sono in centro, perfetto, le mie 3 catenelle, la prima maglia alta non riesco a farla a rilievo, quindi la lascio così com'è, quindi suppongo che questa sia la maglia alta a rilievo che mi dà verso il davanti, e quindi faccio così. Partiamo così. Allora, quindi partiamo con l'uncinetto che entra, spinge indietro la maglia alta, prendo la maglia e faccio la maglia alta a rilievo. Adesso però la devo fare al contrario, quindi io sono entrata, vedete, questo l'ho lavorato, entro a fianco alla maglia lavorata, prendo
entro con l'uncinetto e lo passo e quindi faccio, metto a rilievo in poche parole la maglia alta che voi vedete e lavoro la maglia alta a rilievo. Poi di nuovo e faccio al contrario, quindi passo nello spazio, spingo indietro la maglia, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Adesso al contrario, quindi entro nello spazio, esco dalla parte opposta e ho la maglia alta, vedete, spinta verso di me, sposto il filo, lo prendo, maglia alta e adesso entro, spingo indietro, prendo il filo, maglia alta, entro sul davanti, spingo in avanti, prendo il filo, maglia alta, entro da dietro, spingo indietro, prendo il filo, maglia alta, entro davanti, spingo in avanti, prendo il filo, maglia alta e continuo così. Entro da dietro, spingo indietro, prendo il filo, maglia alta. Una volta entro da dietro e una volta entro davanti e spingo in avanti. Quando entro da dietro, spingo indietro la maglia e ovviamente quando entro davanti, spingo in avanti. E vado avanti così per tutte le maglie che trovo. E come vedete si formeranno queste onde, chiamiamolo così. Vedete? Questa è verso di voi e questa è dietro, verso di voi e dietro. Quindi continuiamo a fare questo lavoro, uno avanti e uno indietro, per fare questo simil elastico, ok? Ok, adesso io farò tutto il giro in questo modo e poi vi mostro come si fa il secondo, che poi è uguale a tutti i giri che voi troverete. Ok? Sono alla fine del giro del bordino. Adesso quindi procedo fino all'ultima maglia, così. E poi mi aggancio nella prima, quindi vedete queste sono le 3 catenelle che ho fatto all'inizio, entro, prendo il filo e lo porto all'interno, controllo se sono in centro, quindi vedete che non lo sono più, qui c'è la cucitura, quindi cerco di spostarmi su questa maglia per essere proprio, per fare un'unione sempre dritta. Quindi come vedete io passo su questa asolina, ecco, e sono quindi più o meno nella stessa direzione della cucitura. Riparto con le mie 3 catenelle. Ora, quando vedete questa maglia, vedete questa è nascosta e questa è molto visibile, quindi dovete fare esattamente ciò che vedete, quindi mettere a rilievo questa maglia verso di voi in questo modo. Quindi se questa è su, io passo da sopra in modo tale da portarla su e faccio la mia maglia alta. Vedete che è uguale? Poi filo sull'uncinetto, questa è nascosta, quindi la devo spingere indietro. Quindi entro di lato, spingo indietro la barretta della maglia alta, esco dalla parte opposta, prendo il filo e faccio la mia maglia alta. Quindi questa che è verso di noi, no? Verso di noi che la vediamo è proprio sul davanti, la porto sul davanti, prendo il filo e faccio la maglia alta. Questa che è nascosta, vedi che qui, la spingo indietro, faccio esattamente come lei mi dice, ok? Questa è indietro e la spingo indietro, quindi gli passo a fianco, l'uncinetto è davanti, esco subito di lato,
prendo il filo e faccio la maglia alta. E quindi è molto semplice il secondo giro, perché dovete fare semplicemente quello che la maglia vi mostra. Questa devo spingerla indietro e questa la spingo in avanti, vuole essere a rilievo, vuole essere visibile. Ok, questa indietro e questa le diamo tutto il suo successo in avanti. Questa vuole stare indietro e questa in avanti, indietro, in avanti. Indietro e in avanti e così via. Ogni giro adesso sarà così. Dovete semplicemente seguire le barrette. Vi faccio vedere una cosa, poi mancherà lo scollo, Vi faccio vedere una cosa. Se notate, il bordo della maglia, il bordino, l'ho voluto stringere. Come ho fatto a fare questo disegno? Cioè praticamente stringere e lasciarne una, stringere e lasciarne una. Allora, praticamente succede questo. Supponiamo di avere già un bordino sufficiente che piaccia a noi, ok? L'altezza che piace a noi, però vogliamo stringere, quindi gli ultimi due giri li teniamo per uno per stringere e l'altro per elaborare, no? Lavorare la nostra bordura. Per stringere io ho fatto in questo modo, ho preso il filo, sono passata in quelle a rilievo sul davanti, vedi questa e questa, in questo modo, evitando di lavorare quella dietro. Quindi ho fatto questo e le ho lavorate insieme, in questo modo. Poi ho lavorato quella a rovescio e quella a dritto, di nuovo quella a rovescio e poi ho preso di nuovo le due a dritto e le ho chiuse insieme. Continuando con questa lavorazione, adesso non vado molto avanti perché poi devo scucire e con questo filato è abbastanza triboloso, andando avanti in questo modo otterrete questo disegno. Ok? Quindi praticamente questa chiusura, questa rimane in questo modo, c'è la chiusura di questa, intervallate da queste che vanno avanti da solo, queste spighe diciamo che vanno avanti da solo, invece questa si chiude e poi ho fatto un giro lavorando esattamente quello che vedevo senza più stringere, basta, poi nasconderò questa codina. Stessa cosa penso di fare anche sotto, non lo so se stringerò sotto, non ve lo so dire, adesso vado avanti e poi vi saprò dire. Andate avanti con il bordino per l'altezza che vi necessita, più o meno alto, a seconda di come piace a voi. Finisco il bordino della lunghezza e poi guardiamo insieme la circonferenza del collo. Ho finito il mio bordino, quello della lunghezza, e ho fatto solo 4 centimetri, non ho diminuito, come vedi ho lasciato esattamente così come siamo partiti insieme. Per quanto riguarda il collo, alla fine sono andata avanti da sola perché non c'è nulla in più che dovevo mostrarti. Allora, ti dico però teoricamente che cosa ho fatto. Sono partita con una maglia alta su ogni maglia alta, quindi non sono partita subito come ti ho mostrato qui con un punto alto a rilievo sul dritto e uno sul rovescio, ma ho fatto un giro solo di maglie alte. Dove potresti trovare diciamo qualche difficoltà nell'aggancio sarà qui dove c'è la chiusura, che non è qui ma è qui, dove c'è la chiusura, no? dei due pannelli avanti e dietro. Allora te lo mostro, non ve l'ho mostrato, adesso vi parlo al plurale, non ve l'ho mostrato perché era talmente semplice che
quindi e l'avevamo già visto, diventava ripetitivo. Ti faccio però vedere quando trovi la maglia di sbieco orizzontale, vedi questa maglia in orizzontale, io ho fatto una maglia alta. Anche qui, vedi, ogni maglia in orizzontale, lavorativamente parlando, che trovavo, ho fatto una maglia alta. Qui, qui sono tutte le maglie alte. Poi ho iniziato da questo spazio a fare maglia alta, maglia alta, maglia alta, maglia alta, nella giunzione, quindi dove abbiamo unito i due pannelli, maglia alta, e poi sono partita una maglia alta su ogni maglia alta. Dopo il giro di maglie alte ho iniziato a fare come ti ho mostrato per il bordo, non ho fatto nessuna diminuzione. Nel caso ti necessitasse, ti ho mostrato come fare, praticamente diminuisci in questo modo, ma te l'ho già mostrato. Questo collo, se io avessi deciso di fare un collo alto, semplicemente avrei proseguito senza fare nessun tipo di variazione. Tu vai avanti così e il collo man mano si allunga sempre di più, fino ad arrivare a un collo molto alto che tu puoi svoltare, ok? Io ho fatto un collo, un girocollo praticamente, perché innanzitutto perché così riesco a indossarlo senza problemi, senza mettere nulla sotto, ma se mai volessi mettere una camicetta mi viene fuori il collettino e mi piaceva quest'idea. Adesso la cosa che vado a fare è tagliare i fili, nasconderli tutti e mostrarvi il risultato. Eccola! Ed eccolo qui finito. Che ne pensate? Eh? Allora, l'ho lasciato poi a manica corta, come sapete, in modo tale da poter mettere il cardigan sopra, oppure una giacca elegante o non elegante, comunque vi faccio vedere. Vedete? Semplicemente una giacca da ufficio, come quelle che a volte uso io, non sempre, oppure un cardigan che tra l'altro vorrei realizzarlo molto presto, da abbinare appunto sopra alla maglia a pannello, che secondo me può essere adatta veramente a tutte le taglie, a tutte le donne, con qualsiasi forma, e la possiamo adattare veramente con ogni cosa. Quindi il tutorial è terminato, vi ringrazio di avermi seguita fino a questo punto e grazie sempre di cuore per voler realizzare le mie creature e di essere qui con me. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi se non siete ancora iscritti al mio canale e vi abbraccio, vi abbraccio. Alla prossima volta. Ringrazio ovviamente sempre Rosy e Betty che anche in questo tutorial hanno voluto affiancarmi riproducendo le loro bellissime creature insieme a me. Un abbraccio a tutti, ciao!